Ciao ragazzi, in questo tutorial vediamo cosa sono e a cosa servono le note ed i commenti in Excel. Nello specifico, vediamo come si procede quando si vuole inserire, modificare ed eliminare una nota oppure un commento. Per quanto riguarda le note, impariamo a formattarle, a cambiarne la forma e ad inserire immagini al loro interno, mentre per quanto riguarda i commenti, impariamo a rispondere ai nostri collaboratori ed eventualmente a chiudere o a riaprire i thread. Descriviamo poi le tecniche per visualizzare, copiare e stampare le note ed i commenti e, nel corso del video, elenchiamo alcune differenze esistenti fra questi due strumenti e vediamo quando è meglio utilizzarne uno oppure l'altro. Iniziamo! Con Excel per Microsoft 365 il modo in cui funzionano i commenti è cambiato. Innanzitutto ne esistono di due tipi. Quelli che si chiamano commenti hanno questo aspetto e sono la vera novità, non esistevano nelle versioni precedenti di Excel. Come si può notare, sono filettati e prevedono una casella di risposta. Servono dunque per interagire e collaborare con altri utenti e, per impostazione predefinita, hanno uno sfondo bianco. Le note invece erano già presenti nelle versioni precedenti di Excel e venivano chiamate commenti. Per impostazione predefinita hanno uno sfondo giallo chiaro. Come si può osservare, non è necessario selezionare le celle per far comparire le note oppure i commenti. Essi compaiono automaticamente non appena il puntatore del mouse passa sopra la cella contenente la nota oppure il commento. È però possibile mantenere fissa la nota sullo schermo agendo in questo modo. Si clicca con il tasto destro sulla cella contenente la nota e si seleziona Mostra nascondi nota. A questo punto, anche se il puntatore del mouse non si trova sopra la cella contenente la nota resterà sempre visualizzata. Se poi volessimo visualizzare tutte le note contemporaneamente, dovremmo andare nel menu Revisione, cliccare sul pulsante Note e selezionare Mostra tutte le note. In questo caso io avevo già posizionato in precedenza le note, poiché per impostazione predefinita le note si trovano in questa posizione, immediatamente a destra rispetto alla cella contenente la nota. Allo stesso modo, cliccando su questo pulsante, possiamo inserire una nuova nota nella cella in cui siamo posizionati, andare alla nota precedente, alla nota successiva, oppure eliminare la visualizzazione delle note. E a questo punto le note torneranno visibili solamente al passaggio del puntatore del mouse sopra la cella interessata. Come si può notare sempre cliccando su questo pulsante, esiste anche un'opzione per convertire tutte le note in commenti. Per comodità, io, quando ho bisogno di scorrere fra le varie note, non utilizzo questi pulsanti, poiché ogni volta questa piccola finestra si chiude, ma preferisco avere questi pulsanti qui nella barra di accesso rapido, in modo da scorrere le note utilizzando i pulsanti nota successiva e nota precedente. Inoltre inserisco sempre anche questo piccolo pulsante che è identico a quello visto sulla ribbon. Utilizzando questi pulsanti, inoltre, è possibile modificare immediatamente sia le dimensioni della nota che il testo al suo interno, eliminando o aggiungendo nuove voci oppure formattando il testo. Vi faccio però notare che per formattare il testo non è possibile utilizzare i comandi della scheda Home, che sono disabilitati, tranne il grassetto, il corsivo ed il sottolineato, ma è possibile cliccare con il tasto destro sul testo selezionato e cliccare sull'opzione Formato commento, per poi selezionare le caratteristiche di formattazione che ci piacciono di più. Vediamo ora come si inserisce una nota. Ci sono tre modi. Il primo, quello più utilizzato, consiste nel selezionare una cella, cliccare su di essa con il tasto destro e selezionare Nuova nota. A questo punto una nuova nota viene inserita ed è presente il nome dell'autore in grassetto all'inizio della nota. Questo nome può anche essere eliminato. Inseriamo ora un testo. Dopo averlo fatto, non dobbiamo premere il tasto invio, poiché Excel ci manderebbe solamente a capo nella nota, ma dobbiamo cliccare all'esterno della nota in un qualsiasi punto del foglio di lavoro e, come possiamo notare, la nota è stata inserita.
Il secondo modo, meno utilizzato, consiste nel cliccare su una cella, successivamente sul tab Revisione, cliccare sul pulsante Note e successivamente su Nuova nota, per poi inserire il testo e confermarlo cliccando all'esterno della nota. Il terzo modo, che poi è il più veloce, consiste nel selezionare una cella e premere la combinazione di tasti maiuscolo più F2, per poi inserire il testo della nota. Per modificare una nota si procede invece in questo modo. Si clicca di nuovo con il tasto destro sulla cella contenente la nota e si seleziona Modifica nota. Si corregge il testo ed eventualmente si cambia la dimensione della nota agendo su queste maniglie di selezione e cliccando all'esterno della nota confermiamo tutte le modifiche. Infine, per eliminare la nota, si clicca con il tasto destro sulla cella contenente la nota e si seleziona Elimina nota. Come si può notare scorrendo il puntatore sulla cella che prima conteneva la nota ora non c'è più. Per quanto riguarda i commenti, la procedura è molto simile. Per inserire un commento dobbiamo cliccare col tasto destro su una cella e selezionare Nuovo commento. A questo punto compare la casella del commento che contiene il nome dell'autore che non è modificabile e nemmeno eliminabile, a differenza delle note. Contiene qui a destra l'indirizzo della cella in cui è inserito il commento e ci consente in questa casella di inserire un testo che viene confermato non appena clicchiamo sul pulsante Pubblica. Il commento riporta la data e l'ora della pubblicazione e può essere modificato cliccando sul pulsante Modifica. Una volta inserite le modifiche, possiamo salvarle oppure annullarle nel caso avessimo commesso degli errori. Salviamo. A questo punto, un altro utente che utilizzi questa cartella di lavoro oppure noi stessi, possiamo rispondere al commento. Infine, come si può notare qui in alto a destra, sono presenti tre puntini. Cliccando su di essi abbiamo a disposizione due opzioni: o eliminare il thread, cioè il commento, oppure risolvere il thread. Io ho selezionato l'opzione Risolvi, a questo punto il commento è stato chiuso. Un thread risolto, cioè chiuso, può anche essere riaperto oppure essere eliminato. Per rispondere a un commento si può cliccare su una qualsiasi cella contenente il commento, cliccare nella casella Rispondi, digitare un testo e successivamente pubblicare oppure annullare la risposta. Come per le note, è possibile visualizzare anche tutti i commenti contemporaneamente. Per farlo è sufficiente cliccare sul tab Revisione e successivamente sul pulsante Mostra commenti. A differenza delle note, che vengono visualizzate proprio nel punto in cui sono state create, i commenti vengono visualizzati in una wizard qui a destra. Inoltre, sulla barra Revisione sono presenti pulsanti per visualizzare il commento successivo, il commento precedente, per inserire un nuovo commento oppure per eliminare un commento esistente. Dunque, per quanto abbiamo detto sinora, le note sono molto utili per l'aggiunta di annotazioni o promemoria nelle celle e quindi, se non è necessario avere una discussione sui dati, è vantaggioso utilizzare una nota che, come vedremo, ci permette anche di formattare il testo e di inserire immagini. Mentre se dobbiamo collaborare con altri utenti oppure avviare una discussione sui dati, possiamo utilizzare un commento che prevede una casella di risposta. Analizziamo ora le opzioni di formattazione delle note. Premetto che ben pochi sanno che una nota è modificabile esteticamente e con questo intendo dire che cioè è possibile modificare il suo colore di sfondo, il colore e lo spessore del suo bordo e persino la sua forma, come è possibile osservare da questi esempi, e che inoltre è possibile inserire all'interno della nota un'immagine oppure un testo abbinato ad un'immagine. Per poter operare in questo senso, però, è necessario aggiungere tre pulsanti sulla barra di accesso rapido. Questi tre pulsanti si attivano non appena clicchiamo sul bordo di una nota, dopo aver selezionato l'opzione Modifica nota. I tre pulsanti sono il pulsante Cambia forma, il pulsante Riempimento forma ed infine il pulsante Spessore contorno.
Gli altri tre pulsanti che ho inserito, come ho detto, sono già disponibili nel tab Revisione. Per inserire i pulsanti sulla barra di accesso rapido, si procede nel modo che vi ho indicato nel video numero 8 di questa playlist, di cui vi riporto il link in descrizione. Si clicca col tasto destro in un punto qualsiasi della barra di accesso rapido e si seleziona Personalizza barra di accesso rapido. A questo punto, qui a sinistra, dove c'è scritto Comandi più usati, si seleziona Tutti i comandi e qui a destra si seleziona preferibilmente il nome della cartella di lavoro attiva. A questo punto si clicca sul comando che ci interessa e si clicca successivamente su Aggiungi. Come si può notare qui a destra, sono già presenti tutti i pulsanti inseriti da me, che eventualmente possono essere anche riordinati con queste frecce. Annullo ora quest'ultima operazione, poiché i comandi sono già stati inseriti, e vi mostro, nota per nota, le tecniche di formattazione che ho adottato. Per quanto riguarda questa prima nota, clicco con il tasto destro sulla cella che la contiene e seleziono Modifica nota. A questo punto clicco sul bordo della nota, in modo da attivare i pulsanti qui sulla barra di accesso rapido. Per quanto riguarda la forma della nota, ho selezionato questo rettangolo con gli angoli arrotondati. Per quanto riguarda invece il colore di riempimento, ho selezionato il giallo e per quanto riguarda il suo bordo, ho selezionato altre linee e successivamente un colore rosso e uno spessore di 1,5 punti. Ho poi selezionato il colore carattere rosso e dopo ho impostato il titolo in grassetto di dimensione 12. A questo punto sembra che il bordo non sia di colore rosso, ma cliccando all'esterno della nota e poi posizionando il puntatore del mouse sulla cella contenente la nota, notiamo che le modifiche sono state apportate. Per quanto riguarda le altre note, ho inserito delle immagini. Ad esempio, per inserire il logo della Juventus, ho operato in questo modo. Innanzitutto eliminiamo la nota e inseriamone una nuova. Eliminiamo ora il testo presente nella nota che altrimenti comparirebbe sullo stemma della Juventus e clicchiamo sul bordo della nota attivando i tre pulsanti qui in alto. Selezioniamo ora il pulsante riempimento forma e inseriamo un'immagine e successivamente da un file. Cerchiamo ora la cartella contenente l'immagine dello stemma della Juventus e una volta trovata facciamo doppio clic sullo stemma della Juventus che viene inserito nella nota. In questo modo lo stemma viene però deformato. Dunque, per le immagini io vi consiglio di operare in quest'altro modo. Cliccare qui su altre linee e qui nell'area riempimento cliccare sulla freccia, poi su effetti di riempimento, immagine e selezionare blocca proporzioni immagine, confermando poi con OK e successivamente ancora con OK. Ora l'immagine non è più deformata e possiamo ingrandire la nostra nota fino a contenerla perfettamente. Ora però c'è una zona bianca all'esterno dello stemma. Clicchiamo dunque sul pulsante Cambia forma e selezioniamo l'ellisse, ottenendo così il risultato voluto. Per quanto riguarda lo stemma dell'Inter e quello dell'Atalanta, ho utilizzato nuovamente delle ellissi, mentre per quanto riguarda il logo della Lazio, ho utilizzato un trapezio isoscele e per la precisione questo presente nei diagrammi di flusso, regolando poi la posizione di questo indicatore giallo. Per quanto riguarda invece l'immagine dello scudetto, ho inserito la scritta J36 all'interno della nota e successivamente ho inserito l'immagine e ho regolato la posizione del testo, qui in allineamento, al centro sia in orizzontale che in verticale, ottenendo così l'immagine dello scudetto e al suo interno la J di Juventus e 36, cioè il numero degli scudetti vinti. Vediamo ora come si possono copiare e stampare le note e i commenti. Supponiamo di chiedere ad ogni individuo presente nella lista di motivare le spese effettuate. Per non perdere tempo, piuttosto che inserire 4 nuove note, una per ogni colonna, sarebbe utile copiare le note presenti qui nell'intestazione e successivamente eliminare le voci per cui non è stata effettuata alcuna spesa. Ovviamente l'operazione copia e incolla tradizionale non funziona
poiché copiando le celle mediante la combinazione di tasti CTRL-C e successivamente incollandole nella parte sottostante con CTRL-V, perderemmo tutte le cifre contenute in questa zona. Annulliamo dunque l'operazione effettuata e clicchiamo con il tasto destro sulla zona appena selezionata. Selezioniamo Incolla speciale e successivamente ancora Incolla speciale. Qui in basso a sinistra è presente l'opzione per incollare solamente i commenti e le note. Premendo su OK, in ogni cella è stata inserita la relativa nota. Ogni individuo presente nella lista ora non deve far altro che cliccare con il tasto destro su una qualsiasi cella appartenente alla sua riga e selezionare Modifica nota, per poi eliminare le voci per cui non è stata effettuata alcuna spesa. La stessa operazione può essere effettuata anche con i commenti. Dunque è sufficiente selezionare una cella contenente un commento, copiarla e successivamente cliccare con il tasto destro su una qualsiasi cella o un qualsiasi intervallo, selezionare Incolla speciale e successivamente ancora Incolla speciale per poi incollare solamente commenti e note. Come si può notare, all'interno della cella selezionata è presente il commento copiato. Annulliamo ora le ultime operazioni effettuate e vediamo come si stampano le note ed i commenti presenti in un foglio di lavoro. Per impostazione predefinita, le note e i commenti non vengono stampati e, come si può notare dall'anteprima di stampa, è presente solamente la tabella e anche gli indicatori delle note e dei commenti non sono visibili. Per riuscire a stampare le note ed i commenti esistono due possibilità. Per poterle impostare correttamente bisogna cliccare sul tab Layout di pagina e successivamente sul pulsantino di gruppo Imposta pagina. Bisogna poi selezionare la scheda foglio e qui, dove compare la scritta Commenti e note, selezionare alla fine del foglio se vogliamo che tutte le note ed i commenti compaiano alla fine del foglio di lavoro. Osservando l'anteprima di stampa, vediamo ora che le pagine di stampa sono tre. La prima comprende la tabella, la seconda comprende alcune note e la terza altre note ed i due commenti inseriti nella colonna F. Ogni nota e ogni commento contiene anche l'indirizzo di cella. Per mostrarvi la seconda opzione, che è valida solamente per le note, visualizzo qualche nota nel foglio di lavoro. Dopo averlo fatto, clicco di nuovo sul pulsante di gruppo Imposta pagina, seleziono la scheda foglio e dal menu a discesa visto in precedenza seleziono come visualizzato sul foglio solo note. Infatti questa opzione vale per le note ma non per i commenti. Andiamo ora di nuovo a vedere l'anteprima di stampa e notiamo che nella stampa sono presenti le note e la pagina di stampa è solamente una. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial parleremo di convalida dati. Vi aspetto! Ciao!